Rieccoci con un nuovo video e come vedete quest'oggi utilizzerò i tarocchi delle dee, questo meraviglioso mazzo che ha un taglio ovviamente fortemente femminile proprio perché appunto ogni carta è accompagnata da una divinità o comunque da un personaggio femminile molto importante nella nostra mitologia, nella leggenda. Quindi cerchiamo anche di farci guidare proprio dalle caratteristiche fisiche, ma direi soprattutto comportamentali, emotive, mentali di queste donne, che sono state così importanti, il cui ruolo è stato così importante al fine da arrivare ai giorni nostri, anche semplicemente come figure in qualche modo divine, anche se appunto comunque facenti parte della mitologia. Allora, quest'oggi quello che appunto andiamo a chiedere a questi arcani è: ha capito di aver sbagliato? Oppure attribuisce ancora a me delle colpe per la fine della nostra storia? Ha intenzione di rimediare? Rimedierà? Farà qualcosa? Oppure rimarrà fermo sulle sue idee? Quindi siamo di fronte ad una storia, una frequentazione che si è interrotta a causa appunto di comportamenti da parte dell'altro decisamente sbagliati, comportamenti malsani che hanno portato quindi alla rottura del vostro rapporto. Ad oggi questa persona non pare essersi pentita o comunque non vi ha mai chiesto scusa e non ha mai fatto nulla per cercare in qualche modo di rimediare. Vogliamo cercare di capire e chiedere appunto a questo meraviglioso mazzo se appunto questa persona arriverà addirittura a riconoscere le sue colpe, a chiedervi scusa e soprattutto che immagine ha di voi, come sta attraversando questo periodo di allontanamento e soprattutto appunto cerchiamo di capire che cosa consigliano a voi personalmente appunto gli arcani e il futuro. Allora, vediamo un po'. Quindi questa persona con la quale avete avuto una conoscenza, una storia, si è interrotta appunto a causa di alcuni suoi comportamenti poco corretti. Può aver detto la cosa sbagliata al momento sbagliato o più di una cosa sbagliata, può essersi comportato in maniera disonesta, può avervi mentito, tradito, insomma cerchiamo un po' di capire se questa persona, a prescindere da quello che possa aver fatto, si è pentita, se ha capito più che altro di aver sbagliato, oppure se continua a dare a voi delle colpe. Quindi che immagine ha di voi in questo caso, i pro e i contro della vostra persona nella sua testolina o nel suo cuore. Cerchiamo di capire cosa vorrebbe fare, cerchiamo di capire perché sino ad ora non ha mai agito e se agirà. Allora, ok, allora, perfetto, ok, allora vediamo un po' appunto la prima posizione, questa carta qua. Allora ci parla ovviamente del presente, quindi come questa persona sta vivendo questo momento lontano da voi. Allora, la carta del sole. Allora, questa persona chiaramente in questo momento ha bisogno del vostro calore, ha bisogno di voi. A questa persona dispiace sicuramente in qualche modo di non avere più
contatto con voi. Voi rappresentavate il sole per questa persona. Questa è Amaterasu, la dea giapponese della bellezza, quindi rappresentate per questa persona sicuramente un ideale di bellezza, un ideale di donna, e continua a vedervi in questo modo. È una persona che vi vede non soltanto bella esteriormente, ma anche bella interiormente. Questo è un attestato di stima molto importante, ragazzi. E soprattutto vi vede una donna molto pulita, perché generalmente la carta del sole, non in questo mazzo chiaramente, ma nei mazzi più tradizionali, è appunto rappresentato da due gemelli. Quindi due gemelli bambini, di conseguenza la carta del sole ha tutte quelle caratteristiche di pudicizia, di lealtà, di trasparenza, di fedeltà, di onestà d'animo che voi avevate. Questa è l'immagine che lui ha di voi, di una donna estremamente pulita, probabilmente rispetto a lui, evidentemente. Quindi è una persona che vi vede come una donna gioiosa, una donna solare, una donna propositiva, una donna da non tradire, una donna da non perdere. Vi vede proprio come una divinità. Quindi come una donna effettivamente dal grande valore, anche probabilmente materno. Vi ripeto, appunto, spesso la carta del sole è appunto legata alla maternità. Quindi vi vede comunque come una donna importante, una donna che porta gioia, una donna anche appassionata, una donna focosa, quindi non ha assolutamente un'immagine negativa di voi, assolutamente. Qui partiamo da una carta bellissima che è la carta del sole, e già ragazzi una mezza ovviamente ammissione di colpa questa. Allora vediamo appunto cosa vede di bello ancora in voi, su cosa potete stare assolutamente tranquille. Allora in questo caso abbiamo la regina di coppe. Mamma mia, allora quest'uomo se non è innamorato quasi, perché la regina di coppe ovviamente rappresenta innanzitutto la consultante, quindi voi lo sapete che in tarologia la regina di coppe e la regina di bastoni rappresentano la figura della consultante, che in questo caso viene appunto vista nel massimo della sua magnificenza, proprio come una vera e propria regina, che è appunto una sovrana Yoruba delle profondità del mare, e Yemaya, quindi è la dea della generosità, dei sentimenti profondi, dell'amore, della fedeltà. Ecco, di nuovo questo concetto. Questa è una persona che vi vede estremamente pulita, ragazze, Quindi evidentemente voi rispetto a lui siete sicuramente emersa come ovviamente una donna estremamente fedele e leale. Evidentemente questa persona deve aver peccato in questo, o comunque è stata una persona piuttosto menzognera, che in qualche modo evidentemente sa di aver ferito una donna dall'empatia profonda, perché la caratteristica della regina di coppe è che purtroppo a volte è troppo buona, cioè dà troppo agli altri, ma ad un certo punto, esattamente come dà, così poi giustamente toglie, perché giustamente la regina di coppe dà tanto, ma quanto dà poi te lo può togliere, perché non ammette che in qualche modo se lei dà 100 riceva 90. Quindi è comunque una donna sicuramente empatica, buona, generosa, che dà tanto, a volte anche più del dovuto, ma comunque una donna che nel momento in cui non si vede ricambiata toglie tutto. E non si vede ricambiata in che cosa? Proprio nei sentimenti. Quindi molto probabilmente quest'uomo ha capito che voi siete state proprio deluse e ferite in quest'ambito, nell'ambito sentimentale, quindi probabilmente non è legato tanto a qualcosa che lui può aver detto, ma effettivamente a qualche comportamento, a una serie di comportamenti che evidentemente vi hanno fatto dubitare fortemente del suo interesse nei vostri confronti. Cioè ad un certo momento voi avete pensato: a quest'uomo di me non gliene può importare di meno. Di conseguenza vi posso garantire che quest'uomo sa che siete una donna unica, perché la regina di coppe tra le 4 regine è sicuramente a livello morale la migliore, anche perché è la donna ideale. Quindi quest'uomo sa che obiettivamente voi siete una donna da non lasciarsi scappare. Mannaggia, ma allora
Cosa ha combinato? Vediamo che cosa ha nel cuore quest'uomo. Allora, il 5 di bastoni ha dei conflitti allucinanti. Allora, la carta del 5 di bastoni è proprio la carta del conflitto. Allora, sicuramente questa persona sa che nel momento in cui possa riavvicinarsi a voi, in realtà, in qualche modo, troverà una donna disposta comunque a chiarire in maniera però piuttosto severa, ok? Questa è chiaramente una dea hawaiana, la dea Pele, la dea dei vulcani, che in realtà rappresenta, guardate, una forza esplosiva, ok? È una donna capace di far tremare la terra, ovviamente, è una donna che ha grande potenza, una potenza che gli arriva da dentro, come la regina di coppe, quindi la potenza della regina di coppe dove sta? Dov'è la forza di questa donna? Nella regina di spade, per esempio, è nel mentale, nella regina di bastoni è l'essere seduttiva, nella regina di coppe è il cuore, quindi esattamente come vi dicevo prima, cioè nel momento in cui la regina di cuori non si sente ricambiata, è chiaro che poi toglie tutto, il suo cuore si ghiaccia e lui sa ovviamente che troverà ovviamente una donna sicuramente non disposta al dialogo pacifico. Ma in realtà il 5 di bastoni rappresenta comunque anche un certo nervosismo, cioè il come la vostra situazione è terminata a quest'uomo proprio non piace. C'è stato un qualcosa che voi potreste aver detto, fatto, quindi una serie di comportamenti che a mio avviso lo hanno un po' irritato. È come se questa persona si fosse un po' risentita, si fosse un po' evidentemente offesa per qualcosa che è stato fatto da parte vostra, probabilmente in maniera magari un po' impulsiva, che a lui proprio non è andato giù. Di conseguenza è una persona che comunque, come sa in qualche modo di trovare voi sul piede di guerra, in realtà sa che comunque anche lui in questo momento potrebbe rispondervi in maniera piuttosto nervosetta, motivo per cui evidentemente questa persona non si è ancora fatta sentire. Però, come vi dicevo, il 5 di bastoni rappresenta anche dei conflitti, quindi questa potrebbe essere una persona che sta affrontando un momento difficile anche per quanto riguarda sue questioni professionali o comunque personali, per cui potrebbe essere in un momento di grande difficoltà. È ovvio dunque che potrebbe avere più fronti aperti, quindi è una persona un po' su una corda di violino, non è una persona proprio completamente, diciamo, serena, quindi probabilmente il fatto che non torni, ma a mio avviso non è proprio così male, perché ragazzi il 5 di bastoni è proprio la carta del litigio, del risentimento, quindi evidentemente questa persona tornando non mostrerebbe il meglio di sé, ok? Quindi si potrebbe accendere una discussione. Vediamo gli ostacoli però, cosa c'è che non gli è piaciuto del vostro comportamento, cosa vede di poco chiaro. Allora, il diavolo. Allora, questa carta già anche soltanto, diciamo, a livello iconografico direi che è piuttosto chiara. Allora, questa è una persona piuttosto gelosetta, perché la carta del diavolo rappresenta appunto la paura, in questo caso, che in qualche modo voi possiate comunque avere sicuramente qualcun altro, che voi possiate averlo, guardate, sostituito in maniera poco pulita con un'altra persona. Questa ovviamente è riconoscibilissima perché è Lilith, la dea appunto sumera della perversione e dell'inganno. Quindi in qualche modo questa persona si è anche sentita, in un certo punto della vostra frequentazione o della vostra storia, si è sentita tradita. Quindi è come se questa persona abbia appunto una visione molto duplice di voi, quasi dicotomica, cioè da una parte vi vede comunque una donna molto pulita, Sole, regina di coppe, la donna ideale, la donna fedele, la donna onesta, però c'è un qualcosa in qualche modo del vostro comportamento che lo ha ingelosito non poco, per cui addirittura si è sentito usato, o comunque può aver pensato che voi abbiate ceduto alla tentazione o alla lusinga di qualcun altro.
e che quindi in qualche modo voi vi siate date alla lussuria più sfrenata per in qualche modo soddisfare una vostra, diciamo, passione travolgente, mettendo comunque lui da parte. Quindi questa persona ad un certo punto della vostra storia, o comunque ad oggi, perché questa è una posizione anche del presente, pensa che comunque in qualche modo voi ve la stiate anche spassando eventualmente con qualcun altro, probabilmente a seguito del fatto comunque che chi la fa l'aspetti. Cioè in questo momento lui sta pensando che voi vi stiate divertendo in qualche modo alle sue spalle, proprio perché avete subito evidentemente un qualcosa di pesante e che ora in qualche modo vogliate la vostra vendetta facendogliela pagare. Quindi questa persona ha dei dubbi sul fatto che voi in questo momento possiate essere libere, quindi questa persona pensa che in qualche modo voi possiate avere qualcun altro attorno. Quindi non si fida tanto in questo momento della vostra pudicizia, quindi può pensare a voi come ad una donna che appunto ha ceduto ad un'altra passione. È una persona un po' gelosa, perché il diavolo rappresenta anche un attaccamento morboso nei vostri confronti. Quindi questa persona può veramente aver pensato e sta pensando, perché vi ripeto è una posizione del presente, che voi possiate avere di nuovo o comunque in questo momento simpatia per qualcos'altro e che abbiate ceduto quindi a qualcos'altro. Ok? Che ci sia una sorta di triangolo, che in realtà abbiate mostrato un altro lato di voi stesse che lui non aveva evidentemente recepito, pur vedendovi sempre come comunque una donna pulita e onesta, però in questo momento pensa, essendo single, chissà cosa può in questo momento combinare, ok? Quindi gli stanno comunque balenando in testa dei pensieri, diciamo, di gelosia nei vostri confronti, un po' morbosetti, perché la carta del diavolo non è sempre meravigliosa, quando esce in una stesa. Quindi è una persona che comunque ha un pensiero fisso nei vostri confronti, che però ovviamente è un pensiero dalle fattezze, vi ripeto, in questo caso un po' ossessive, cioè è come se vi pensasse in maniera appunto quasi dal volervi controllare. Quindi per esempio prestate attenzione magari sui social piuttosto che su WhatsApp o Telegram, cioè questa persona in qualche modo tende a volervi controllare, quindi potrebbe volerlo fare se ricevete per esempio delle richieste di amicizia un po' strane da persone che voi non conoscete. Potrebbe essere un amico di questa persona, ok? Quindi mandata in avanscoperta per magari avere delle informazioni su di voi, perché comunque la carta del diavolo rappresenta sempre un agire non pulito e soprattutto mai alla luce del sole. Vediamo l'ambiente che in qualche modo circonda questo signorino. Allora, l'eremita è una persona molto solitaria, può avere anche 50.000 amici, ragazzi, ma in realtà è una persona sola dentro. Quindi non è una persona che chiede consiglio, non è una persona che racconta i fatti suoi, non è una persona che si confida e non accetta i consigli degli altri. Quindi è una persona che tende a volersela, soprattutto nelle questioni sentimentali, tende a volersela vedere un po' da solo. Cosa che obiettivamente non è poi appunto così negativa, anche perché poi i consigli e i giudizi degli altri rimangono tali, ok? Le scelte sono solo nelle vostre mani. Quindi obiettivamente questa persona con la carta dell'eremita sta proprio cercando in questo momento di guardarsi dentro. Molto bella in realtà questa carta, perché rappresenta una riflessione profonda su quello che è stato, ok? Quindi sul passato. Quindi ve lo ripeto, è una persona che vi sta pensando, ok? Vi ripeto in maniera anche un po' gelosa, però in realtà vi sta in qualche modo in questo momento cercando, tra virgolette, quasi di scusare nel caso in cui voi abbiate avuto, vi ripeto, un comportamento poco pulito anche in questo momento,
perché in realtà con la carta dell'eremita, ebbene sì, questa persona sta cercando di capire se anche lui in qualche modo possa aver sbagliato. Quindi ecco perché è una carta molto importante, perché in realtà, isolandosi evidentemente da tante bocche, cioè non sta ascoltando nulla di quello che possono dirgli gli altri, sta cercando dentro di sé delle risposte. Quindi evidentemente questa persona sta capendo che qualcosa di sbagliato lo ha fatto anche lui, anzi lo ha già capito, perché l'eremita rappresenta proprio una razionalità che ovviamente tende a diventare preponderante, quindi sta cercando di ragionare lasciando da parte questa gelosia, queste paure, questo atteggiamento magari morboso che ha nei vostri confronti, per cercare di capire come poter agire, ovviamente, se è il caso di agire, se è il caso invece di prendersi tempo, e soprattutto appunto sta cercando di capire se in qualche modo lui possa avere delle responsabilità in tutta questa situazione. Ma vi posso assicurare che è una riflessione profonda che include anche una decisione che questa persona deve prendere, che sarà irreversibile. Cioè evidentemente questa persona deve scegliere tra due strade, quindi per esempio tra il contattarvi e lo stare definitivamente fermo. Quindi questa persona sa che qualsiasi sua azione avrà un peso, ok? Ecco perché la sta ponderando e sta prendendo tempo, perché l'eremita rappresenta proprio i tempi lunghi, Allora, questa è la posizione del filo rosso che vi lega ad oggi con questa persona. Vediamo un po'. Il cavaliere di bastoni. Beh, c'era un'attrazione abbastanza intensa fra di voi, quindi in realtà siete delle persone sicuramente molto prese da un punto di vista fisico, parliamo di bastoni, l'uno dall'altra, quindi in realtà avevate comunque un gran feeling, ma da quel punto di vista, ok? Quindi tanto fuoco, tanta passione, tanta attrazione fisica. Io però in questo caso non vedo sentimenti, non è una carta di coppe, ok? Non è neanche una carta di pentacoli piuttosto che di spade che mi possa far pensare semplicemente a un'amicizia, però in realtà il vero e proprio collante, ragazze, tra voi e questa persona è dato proprio dall'attrazione fisica. Quindi lui rappresentava probabilmente per voi l'ideale maschile, ok, di uomo, e voi rappresentavate per lui l'ideale di donna, ma questo ve l'avevo già detto con appunto il sole e la regina di coppe. Quindi evidentemente questa persona vi vede come la sua donna ideale e voi lo avete visto in questo modo. In realtà qui abbiamo un cavaliere, il cavaliere ci parla di un ritorno, quindi evidentemente questa persona ha già in mente di potervi rivedere o rincontrare o se non altro di potervi scrivere, cioè per questa persona il rapporto non è assolutamente chiuso qui, anzi c'è la carta del ritorno, quindi è una persona che potrebbe in qualche modo voler ancora approfondire il discorso con voi, evidentemente cercando anche di ricucire, partendo però sempre dall'aspetto sessuale, dall'aspetto erotico del rapporto, perché voi comunque continuate a piacergli veramente tanto, ok? Quindi in realtà è una persona che è molto attratta da voi, è una persona anche molto impulsiva, quindi vi ripeto, potrebbe agire anche di impulso quando meno ve lo aspettate, proprio perché, come vi dicevo con la carta del diavolo, è una persona abbastanza gelosa. Ok, quindi potrebbe avere proprio paura di perdervi, paura che voi siate, vedete, tra le braccia di un altro, e questa cosa lo manda un po' fuori, obiettivamente. Allora, vediamo però a questo punto cosa vi consigliano gli arcani. Qui cosa abbiamo? 6 di spade. Allora, gli arcani vi consigliano di prendervi un periodo di pausa, perché il 6 di spade rappresenta invece, lui vuole avvicinarsi, voi dovreste invece un attimino frenare, non chiudere, perché non è una carta di chiusura, ragazzi. Il 6 di spade, il 6 di spade è una carta in qualche modo, se vogliamo, di riposo, cioè vi viene consigliato di mantenere un po' le distanze da questa storia, da questa persona, per in qualche modo evitare di dovervi confrontare con una discussione. Il 6 di spade
proviene da una carta precedente, che è la carta di grado 5, il 5 di spade, che rappresenta i conflitti. Qui cosa abbiamo? 5 di bastoni, quindi i conflitti. Di conseguenza gli arcani vi stanno consigliando di gironzolare un po' lontano da questa persona. Per esempio nel caso in cui lavoriate nello stesso ambito, nello stesso ambiente, ecco, cercate magari di evitare proprio gli incontri faccia a faccia, perché come vi dicevo appunto già con questo 5 di bastoni potrebbero nascerne delle discussioni, o comunque lasciate scorrere un po' di tempo, proprio come comunque ne teneva in conto anche lui, no? Con l'eremita. Quindi bisogna cercare un po' di sbollire la rabbia, perché evidentemente qui è ancora un po' forte, specialmente con questo diavolo e questo 5 di bastoni. Quindi in realtà questa persona deve ancora un po' in qualche modo riflettere, cioè il lavoro dell'eremita è lungo, ragazzi, quindi sì, ha iniziato a capire che molto probabilmente una buona parte delle problematiche all'interno del vostro rapporto sono derivate da lui, però è una persona che potrebbe ad oggi ancora appunto reagire di impulso, ve l'ho detto con appunto il cavaliere di bastoni, è una persona un po' impulsiva, prende un po' a fuoco facilmente, quindi è una persona che potrebbe ad oggi darvi ancora magari delle colpe che voi obiettivamente non avete, ok? Quindi vi viene consigliato con questo 6 di spade in qualche modo di allontanarvi appunto dal conflitto per cercare un momento di maggior serenità, ok? Vediamo però in futuro questa persona che cosa potrebbe fare, che cosa obiettivamente potrebbe accadere. Allora, il 2 di bastoni, no, questo non molla ma neanche allora. Allora, la carta dei 2 di bastoni rappresenta la pianificazione e l'organizzazione, ecco perché vi dico che questo non molla ma neanche. Quindi questa è una persona che andrà avanti ancora appunto a pianificare, a scervellarsi per cercare di capire come poter fare per arrivare di nuovo a voi. Parliamo di bastoni, ragazzi, quindi sono delle comunicazioni obiettivamente. Quindi questa persona sta cercando di capire come potervi parlare. Non so se magari voi lo avete per esempio bloccato sui social piuttosto che su WhatsApp, però comunque nel caso in cui questo sia accaduto, questa persona vuole forzare questo muro, ok? Perché questa persona ha voglia di parlarvi, ha voglia di comunicare, ha voglia di un 2, cioè di una carta di grado 2, quindi una riappacificazione tra due persone. Quindi è chiaro che questa persona ha una gran voglia, ragazzi, bastoni, quindi qui c'è un tasso erotico piuttosto elevato, in qualche modo di fare pace facendolo in quel modo. Io ve l'ho detto che secondo questa persona l'aggancio ideale fra di voi ha proprio, diciamo, quei contorni, ok? Cioè è una persona che vi vede magari dissimili da un punto di vista caratteriale, però da un punto di vista estetico capisce che tra di voi c'è un grosso legame e c'è un gran feeling, e questa persona ne vuole approfittare, soprattutto nel qual caso in cui abbia paura che qui ci sia un'altra persona in ballo. Quindi con questo 2 di bastoni, questa persona, vi ripeto, sta cercando in tutti i modi di capire come poter fare per arrivare a voi. Ovviamente anche in tempi abbastanza brevi, perché la carta del 2 di bastoni rappresenta delle tempistiche estremamente veloci. Voi sapete che le carte di bastoni di solito vengono estratte per cercare di capire quando avverrà un evento. In questo caso non c'è bisogno di estrarre una carta di bastoni, perché c'è già ovviamente come risposta finale, ed è una carta di grado 2. Voi sapete che le prime 3 carte di bastoni, quindi l'asso, il 2 e il 3 di bastoni, si riferiscono ad un lasso di tempo che va da, diciamo, domani o comunque oggi, il giorno stesso in cui voi guardate la stesa o comunque il giorno dopo, sino a una decina, massimo quindicina di giorni, oppure può rappresentare i primi giorni, i primi 10 giorni di un mese, ok? A seconda di quando voi state guardando questa stesa, ok? Quindi se per esempio voi guardate questa stesa il 1° di settembre, vi faccio l'ipotesi, questa persona vi può tornare entro i primi giorni di settembre, ok? I primi 10 giorni, quindi la prima decade.
Quindi questa persona obiettivamente ha intenzione proprio di scrivervi o di rivedervi e in qualche modo sta proprio pianificando e cercando di capire come potersi muovere. Il 2 di bastoni, come tutte le carte che fanno parte appunto degli arcani minori, ha il proprio corrispettivo nell'arcano maggiore, ovviamente nella papessa in questo caso. Quindi il 2 di bastoni ci rimanda proprio all'attenta riflessione introspettiva della papessa, quello che sta facendo questo eremita. Ok? Quindi questa persona assolutamente vuole in qualche modo potervi rivedere, vuole ridurre le distanze, perché comunque il 2 di bastoni rappresenta anche delle distanze, quindi potreste anche per esempio abitare lontani o comunque essere partiti magari appunto in periodo di vacanze. Fatto sta che questa persona vuole riavvicinarsi proprio fisicamente ovviamente a voi. Ovviamente il 2 è la carta della coppia, ok? Quindi in realtà è una persona che vorrebbe tra l'altro anche farvi una sorpresa in qualche modo, approfittare magari di un imprevisto, comunque portarvi a delle novità e a delle soluzioni inaspettate, insperate, per potervi in qualche modo rivedere e risentire. Probabilmente è una persona anche che si aspetta magari un aiuto da parte vostra, anche se però vi ripeto, attenzione al consiglio degli arcani che non sono mai dati a caso, perché con questo diavolo e con questo 5 di bastoni, accelerando troppo i tempi, potreste un po' in qualche modo non risolvere proprio tutto quello che dovreste ancora risolvere voi e questa persona. Comunque vi ripeto, è una persona che assolutamente ha la necessità di creare delle nuove opportunità tra di voi. Quindi è una persona che vuole portarvi un momento di gioia, è una persona che in qualche modo vuole emozionarsi di nuovo con voi e vuole rappresentare una ventata di novità per voi, ma vuole anche che voi siate di nuovo la sua ventata di novità e di gioia. Ve l'ho detto all'inizio, con il sole questa persona ha bisogno di voi, ok? Quindi vi desidera molto, è una persona effettivamente che ha proprio bisogno in questo momento di poter tornare da voi, per potervi appunto parlare, per poter risolvere questo momento di separazione. Quindi non vuole assolutamente continuare a lasciare queste limitazioni tra di voi. Ve l'ho detto, vuole cercare in qualche modo di superare delle barriere e dei limiti. Quindi c'è una progettualità che questa persona ha in mente, abbastanza chiara direi come progettualità, e ha anche abbastanza elasticità mentale, quindi è disposta anche a scendere dei compromessi in qualche modo, pur di in qualche modo appunto arrivare a voi. Quindi è una persona anche disposta a prendere delle decisioni per il futuro, quello di cui vi parlavo prima appunto con l'eremita. Quindi assolutamente una persona che vuole equilibrio, stabilità con voi. Quindi assolutamente vi posso garantire che questa persona vuole collaborazione, vuole tenerezza, vuole di nuovo riprendere in mano il vostro rapporto e pare volerlo fare ovviamente con una certa maturità. Chiaramente però in questo caso bisognerebbe ovviamente non rimettere in moto tutti quei comportamenti che poi hanno portato appunto questa persona ad agire in maniera tale da farvi allontanare da lui, ok? Quindi è una persona che in realtà vuole portare fine a questa lotta. Guardate appunto in questo caso abbiamo questa splendida dea appunto indiana che cerca in qualche modo di portare una riappacificazione tra questi due contendenti così giovani che appunto stanno duellando. Di conseguenza questi due eterni rivali possono, grazie al suo aiuto, tornare ad essere comunque amici sinceri. Quindi in realtà questa persona vuole tornare comunque ad avere contatto con voi e ovviamente lo vuole fare, vi dicevo, in tempi brevi. Quindi comunque sta progettando, sta programmando e pianificando come in qualche modo poter appunto tornare da voi.
ed eventualmente appunto quali strade percorrere per appunto poter ritornare da voi, proprio perché, come vi dicevo, è comunque una persona assolutamente intenzionata in qualche modo a riprendere il posto che appunto questa persona aveva al vostro fianco. Di conseguenza, ragazze mie, che cosa dirvi? Cercate sicuramente di essere ottimiste e positive, perché questa persona ha veramente tutte le intenzioni di tornare da voi. Chiaramente però dovete dare tempo al tempo, perché qui ci sono ancora dei nodi che devono ovviamente venire al pettine, per cui questa persona deve ancora un po' riflettere su ciò che ha fatto, perché vi ripeto che le tempistiche comunque dell'eremita sono abbastanza lunghe. Però questa persona sì, assolutamente sì, ha intenzione di rivedervi, di scrivervi, sta semplicemente programmando come e dove poterlo fare, ma è una persona che ha capito evidentemente che una buona parte della colpa è assolutamente sua. Di conseguenza diciamo che siamo già a buon punto.